Ciao, ben ritrovati. Questo è il terzo video della serie Il computer spiegato con Minecraft. Oggi parleremo di porte logiche e algebra di Boole e finalmente inizieremo a vedere veramente qualche accenno di circuito realizzato con la redstone. Prima di iniziare, grazie a tutti voi che seguite questa serie perché è molto motivante vedere i feedback positivi che mi date. In particolare un ringraziamento al forum Minecraft Italia che mi ha permesso di avere un piccolo spazio in cui far conoscere questo lavoro. Se qualcuno non conoscesse questo sito, ho lasciato il link in descrizione. Se volete, passate a fare un saluto agli amici di questo bellissimo forum. Benissimo, dopo questa breve introduzione, iniziamo a parlare del nostro amico Boole, che sta davvero alla base della realizzazione di un computer. L'algebra di Boole, senza scendere troppo nel dettaglio di cosa sia un'algebra, ci fornisce un insieme di regole per manipolare dei valori. Quella di Boole, in particolare, fornisce delle regole per manipolare variabili che possono assumere solo due valori. Direi che è perfetta per noi, no? Abbiamo detto che noi utilizziamo i bit e che i bit hanno due valori, quindi Boole è la strada giusta per capire come manipolare questi bit. Quello che a noi serve sapere sono le tre operazioni fondamentali di questa algebra: l'operazione AND, l'OR e il NOT. Queste tre sono operazioni, le prime due binarie e la terza unaria, cioè le prime due si applicano a due variabili e la terza a una singola. Per definirle ho disegnato su questa cartella le loro tabelle di verità. La tabella di verità è una tabella in cui a sinistra ho i nomi delle variabili, a destra ho l'operazione, quindi in questo caso A e B, e sotto ho tutte le loro possibili combinazioni, quindi 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, e a destra il risultato che viene applicando l'operazione a quei valori. Quindi se A è 0 e B è 0, A e B è 0. Se A è 1 e B è 1, A e B è 0. Se A è 0 e B è 1, A e B è 0. Se A è 1 e B è 1, A e B è 1. Quindi questo definisce l'operatore AND, l'operazione AND. Detto in altri termini, se A e B valgono 1, vale 1 soltanto se A e B sono 1. Passando all'OR, di nuovo abbiamo la tabella di verità con tutte le combinazioni e come è definito l'OR. Se A è 0 e B è 0, A o B è 0. Se A è 1 e B è 0, A o B è 1. Se A è 0 e B è 1, A o B è 1. Se A è 1 e B è 1, A o B è 1. Quindi, in poche parole, A o B vale 0 soltanto se A e B sono 0. Infine, per l'operatore NOT, che come avevo detto è unario, quindi si applica a una sola variabile, in questo caso A, se A è 0, NOT A vale 1. Se A è 1, NOT A vale 0. Molto semplici, praticamente inverte il valore di A. Ok, adesso conosciamo questi tre nuovi operatori, l'AND, l'OR e il NOT. Non sono gli unici che esistono, ma tutti gli altri possono essere ricavati con questi tre. Adesso nelle prossime stanze vedremo che esistono effettivamente dei circuiti in Minecraft e anche nella vita vera che implementano questi operatori. Questi circuiti vengono chiamati porte logiche. Ora vi farò vedere solo che esistono e subito dopo come crearli. Per adesso limitiamoci a vedere che queste operazioni possono essere realizzate veramente. Quindi entriamo nella stanza, qui vedete c'è un AND gate, quindi questo implementa l'operatore AND, cioè due input A e B, ora sono tutti e due spenti, di là abbiamo l'output, che in questo caso è spento, come è giusto che sia. Se proviamo a accendere un input, in questo caso là, vediamo che l'output rimane spento. Se accendo il B e spengo l'A, l'output rimane sempre spento, mentre se li accendo tutte e due, l'output, come atteso, è acceso. Quindi questo rappresenta l'operatore AND, come volevamo. Andiamo a vedere il prossimo, che è l'operatore OR, quindi di nuovo qui abbiamo i due input e dall'altra parte abbiamo l'output, ora sono tutti e due spenti e l'output è spento. Se accendo A, l'output dovrebbe diventare acceso e infatti è così. Se accendo B, adesso è di nuovo acceso, e accendendoli tutte e due, di nuovo quello che ci aspettiamo è acceso, infatti è acceso. Quindi anche questo vediamo che l'operatore OR può essere implementato. Andiamo avanti, l'ultimo che è il NOT, a questo punto ha soltanto un input che è A, come nella tabella di verità. Vediamo che se A è spento l'output è acceso, mentre se accendiamo A l'output è spento, esattamente.
Quindi abbiamo visto che questi operatori possono essere implementati. Ok, adesso vediamo come costruire queste porte logiche. Quindi prendiamo intanto le componenti, questo sarà il nostro input, questo per costruire e questo deve essere l'output. Poi ci servirà la redstone, le torce, i ripetitori, la leva e anche i pistoni. Ok, iniziamo dal più semplice, che è l'OR gate, ok, la porta logica OR, che è semplicemente questo. Non c'è nessuna cosa oltre alla redstone. Semplicemente uniamo i due circuiti e abbiamo una OR gate. Quindi attivando qua, sull'output abbiamo 1, attivando di qua pure, soltanto l'altro attivo, sempre acceso e così spento. Quindi questo è l'OR gate. Poi passiamo al NOT, che anche questo è piuttosto semplice e immediato. E qua abbiamo l'output. Quindi qua una torcia, qua la redstone e qui questo. Tac, e una leve. Ok. Ecco qua, semplicemente come potete vedere qua ora è spento e di qua per via della torcia è acceso. Se do corrente di qua, questa corrente andrà a spengere la torcia e quindi di qua è spento. Quindi questo è il NOT gate. Ora passiamo all'END, in cui abbiamo un po' più di possibilità di costruzione. Vi farò vedere alcuni modi di costruirlo. Uno è questo, uno che a me piace personalmente è questo, soltanto con le torce, mettendo qua un altro blocco, qui una torcia, qui una redstone, qui le due leve e l'output è qui. Ok, quindi come funziona? Vedete ora 0 è 0 e qui è 0 perché questa torcia è spenta. Per fare diventare l'output 1 dobbiamo fare in modo che questa torcia si accenda. Per fare ciò dobbiamo spengere queste due torce, quindi finalmente attivare tutte e due gli interruttori. Infatti se ne attivo uno solo, questa si spenge, però l'altra è accesa, che dà potenza, che dà energia a questo blocco e quindi tiene spenta questa torcia. Se attivo anche l'altra, spengo quest'altra e a questo punto questa torcia si accende mettendo a 1 l'output. Altri modi vediamo almeno altri due modi per creare una porta AND, che è con i pistoni. Quindi per esempio in questo modo, qua ci metto il pistone adesivo, qua il blocco, qua questo non serviva, un ripetitore e la redstone, 1, 2, 3, e qua abbiamo il nostro output, ecco qua, e le nostre due leve di nuovo. Quindi qui come funziona? Accendendo questo arrivo qua, ma qui mi manca il blocco che mi fa arrivare l'output a 1. Attivando di qua invece metto il blocco, però se ora qui è 0 non c'è energia che arriva qua, quindi ho bisogno di tutte e due accesi e a questo punto qua arriva l'1 sull'output. Un ulteriore modo per crearlo, che è molto simile a questo, è questo qua, sempre con un pistone. Ho messi due, un pistone lo metto qua, qui si buca e ci si mette una redstone dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qua un blocco e qua il nostro output. Ok, questo come funziona? Mettiamo le leve. Ok, semplicissimo. Allora qua se metto ad 1 e la corrente si blocca qua perché non può passare sotto, perché questo blocco la blocca, scusatemi per la ripetizione. Se non ci fosse passerebbe. Quindi l'altro circuito ovviamente fa spostare il pistone e quindi permette alla corrente di fluire fino all'output. Ok, tutto qua. Ora voglio introdurre un nuovo concetto, e cioè quando noi creiamo dei circuiti nella realtà, queste porte logiche, quando arriva un input ci trascorre un po' di tempo prima che l'output sia disponibile. Cioè questo si chiama ritardo di stabilizzazione, cioè il circuito si deve stabilizzare. Si può vedere bene con questa porta OR in cui ho aggiunto dei ripetitori a 4 tick, quindi che ci mettono molto a far passare la corrente. Infatti se noi attiviamo, vedete, avete visto quanto tempo è trascorso perché l'output arrivasse ad 1, è passato molto tempo, e lo stesso vale se lo rimette a 0, guardate quanto tempo passa, è passato molto tempo. Il ritardo di stabilizzazione è esattamente questo. Ora qui è anche accentuato dal fatto che avevo messo i tick a 0, se li metto a 4, se li metto già a 1 il ritardo è molto meno, però si vede che c'è, vedete?
1, un pochino passa che la corrente arrivi qua e arrivi qua, ok? E lo stesso avviene nella realtà. Questo nella realtà non ce ne accorgiamo praticamente noi, però in realtà non ce ne accorgiamo perché il tempo è veramente infinitesimale, però questo ritardo è importantissimo che ci sia, cioè fisicamente non può non esistere il ritardo. Ok, questo l'ho introdotto ora, poi lo affronteremo meglio nei prossimi video. Infine, ma con queste porte logiche noi cosa ci possiamo fare? Per esempio, possiamo calcolarci delle funzioni in binario, cioè con delle variabili in ingresso che sono delle variabili binarie, quindi che possono assumere valori 0 ed 1. Qui ho scritto una funzione, appunto, che è not A, and B, and not C, or A, and not B, or C. Ok, questa è una funzione che ha ingresso 3 variabili binarie, A, B e C, e vengono composte utilizzando gli operatori che abbiamo visto nel video e complessivamente formano questa frase qua, ok? Per motivi di tempo, se no il video diventava troppo lungo, io ho già costruito questo circuito che implementa questa frase. Ora però ve lo illustrerò cercando di convincervi che effettivamente lo fa, cioè che effettivamente implementa questa funzione. E a questo punto noi con questo circuito possiamo testare dando un valore ai 3 input per vedere se complessivamente questa funzione che valore ha, quindi se ha un valore 0 oppure 1. Per esempio con input 0, 0 e 0 l'output sarà 0. Perché? Perché nessuna di queste 3 frasi, questa qua e questa, è vera. Infatti A e not B, A è 0, quindi l'AND sicuramente viene 0, not A è 1, not C è 1, però B è 0, quindi anche questa viene 0, e C è 0, quindi anche questo è 0, ok? Se invece per esempio mettiamo B ad 1, il risultato invece stavolta è 1, infatti abbiamo reso vera questa frase qua, ok? Not A 1, B 1, not C 1, quindi complessivamente questa frase è vera e quindi tutta la frase, tutta la funzione assume il valore di vero. Vediamo un po' come funziona questo circuito. Quindi abbiamo la parte di sotto che implementa la prima frase, quindi not A, not C e B. Ok, quindi vediamo un po' qua, invertiamo da A, quindi facciamo not A, qui invertiamo C, quindi facciamo not C, e poi qua abbiamo un AND a 3 ingressi, ok, che appunto fa not C, not B e not A. Ok, l'AND a 3 ingressi funziona come quella a 2, e però usiamo appunto 3 torce, quindi a questo punto per rendere vera questa torcia accendere devono essere spente tutte e 3, ok? Mentre la parte di sopra implementa la seconda frase, quindi A e not B, ok? Quindi abbiamo not B, vedete? Qui facciamo il not B e poi lo mettiamo in AND con il pistone, con il metodo del pistone, chiamiamolo, con A. Ok, poi l'OR viene fatto in questo modo, semplicemente unendo i circuiti. Qui abbiamo usato sia qua che di là, ora ve lo faccio vedere, questo trucchetto, cioè usiamo il ripetitore in modo tale da energizzare il blocco e che farà passare l'energia di qua anche nel caso, insomma farà passare l'energia. Infatti possiamo vedere anche qua, se io tipo attivo qua, vedete, passa sia sopra che sotto perché il blocco è energizzato e quindi passa anche sotto. Mentre l'ultima frase, l'OR C, semplicemente abbiamo preso C, l'abbiamo fatto passare da quest'altra parte, vedete? E quindi lui viene messo in OR qua e contribuirà anche lui al risultato finale della funzione. Infatti se vediamo, il semplice C messo a 1 fa diventare tutto vero, ok? Ok, spero di avervi convinto che questo circuito quindi implementa questa cosa. Naturalmente questo è un esempio messo così a caso, non è nulla di particolare, questa funzione non è nulla di utile, però la implementa, quindi noi possiamo combinarli in qualche modo e tirar fuori delle funzioni e cose più complesse del semplice AND, OR e NOT. Ok? Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, spero di essere stato chiaro. Se avete delle domande su quest'ultima parte, sulle porte logiche, su qualunque cosa, lasciate un commento e cercherò di chiarirlo o nei prossimi video oppure rispondendovi al commento. Se vi è piaciuto lasciate un like che mi aiuta molto. Grazie mille, alla prossima.